Luigi, la pizza con mortadella e pecorino da Castel del Monte. da Castel del Monte, fatta da un australiano. Ecco. Qui inizia l'avventura di oggi. Guardate, siamo sotto al Gran Sasso, il pizzo di Intermesoli, da quella parte Pietra Camela, e c'è il Gran Sasso, il Corno Piccolo un po' sotto le nuvole. Gli amici inglesi qui si sono fermati perché hanno visto questo spettacolo e non potevano assolutamente perderselo. Paul Thompson e Tom Peters già stanno mettendo i loro cavalletti. Io non so se mi fermerò a fotografare, forse monterò a mano libera un teleobiettivo per riprendere Pietra Camela con la montagna. Davvero un posto incredibile, e questo per me è un paesaggio piuttosto familiare perché passo di qua decine di volte l'anno, e invece mi chiedo quale sia l'impressione che una persona che non è mai transitata per questa strada possa avere da questo spettacolo di montagna. Matt, questa è la prima volta che guardi questa montagna, questo panorama. Che Sì, non sono mai stato in questa zona, anzi è difficile per me che è un paesaggio in Italia oggi come oggi mi colpisce così tanto, perché ne ho visto tantissimo. Forse qualche sensazione nei Dolomiti, però vedendo questo posto per la prima volta mi ha lasciato la bocca aperta. Certo. Veramente bello. Alla fine non ho resistito e anche io ho preso il mio cavalletto, mi sono posizionato qua, sto cercando di realizzare una di quelle fotografie che voglio realizzare ogni volta che passo da queste parti, di Pietra Camela con il pizzo di Intermesoli lì dietro. Ero indeciso se fermarmi, ma ho deciso alla fine di farlo perché la luce è davvero molto interessante. Guardate, c'è il sole qui sopra che è un po' coperto dalle nuvole e sta creando delle situazioni interessanti verso la montagna. Vediamo che cosa si può fare. Utilizzerò la lente kit, il 12-55 f11, e vediamo che cosa esce fuori. Siamo qui con Paul Thompson, lui ha un bellissimo canale YouTube, vi consiglio di andare a iscrivervi al canale. È la prima volta che Paul Thompson è sul Gran Sasso con questo spettacolo alle sue spalle. So how do you like this place for the first time? This place is absolutely beautiful, absolutely stunning. Yeah. Mind-blowingly big as well. It really is, eh? Do you have such things in England? Not this big. Not this big. No. Actually, it's called Big Stone. Yeah. Big Stone. Yeah, that's definitely a big stone. Yeah. Beautiful though. It's absolutely awesome. Ok, credo che metterò dei sottotitoli per la sua traduzione. Comunque ha detto che è veramente un paesaggio incredibile per i suoi occhi. Quindi alla fine abbiamo raggiunto la cresta di Cima Alta, perché piuttosto che fotografare dentro il bosco in un pomeriggio in cui la luce è piuttosto difficile, per i miei amici, i nuovi amici inglesi, è più bello probabilmente. È australiano, come Matt Bishop. Probabilmente è più bello godersi questo spettacolo di fronte al Corno Piccolo e il Corno Grande, qui a Cima Alta, con questa cresta che ci offre una linea guida verso la montagna. Proverò oggi per la prima volta un polarizzatore e un nuovo sistema di filtri che mi ha inviato Case per provare. È davvero la prima volta che lo installo, e comprende un polarizzatore e un filtro ND64 più un sistema molto interessante di filtri a lastra. Proviamo a vedere come si può utilizzare. Allora, prima di tutto andrò a
a montare l'unica parte che si avvita sulla lente in questo modo. Il sistema di filtri si compone di due pezzi fondamentali. Il primo pezzo, che con una serie di filtri adattatori si avvita direttamente sulla lente, e poi c'è l'holder che, ecco, guardate, già montato. Ma oggi all'interno dell'holder io voglio mettere un polarizzatore, perché vedo che c'è un po' di umidità nell'atmosfera e magari con il polarizzatore riuscirò ad evidenziare un po' le nuvole e tirare fuori un po' di colore dal cielo. Vediamo come si può installare. Il polarizzatore si inserisce in questo modo direttamente sull'holder e in pochissimo, ecco, qui è fatto. Quindi ho installato il polarizzatore, andrò con questa rotella a girarlo per cercare l'esposizione migliore, un timer a 2 secondi e vediamo che cosa esce fuori. E come spesso succede nella fotografia di paesaggio, la sera verso il tramonto tutte le nuvole si dissolvono e escono le montagne, si fanno vedere bene le montagne. Purtroppo questa serata è molto umida, per cui c'è un po' di foschia all'orizzonte e magari sarà un po' difficile trovare una composizione. Noi cercheremo di scattare ancora qualche fotografia, poi passeremo una nottata in albergo, magari mangeremo un po' di cibo tipico della zona e poi domani mattina ce ne andremo alla scoperta della Val Maone da quella parte e magari al lago di Campotosto, oltre i monti della Laga. E buongiorno, ci troviamo qui a Intermesoli, questo è stato il nostro rifugio per la notte, è un posto veramente molto carino, si sta molto bene. Ieri sera abbiamo mangiato molto bene al ristorante di questa locanda che si chiama il Ristoro del Venacquaro. Andatelo a cercare se per caso vi troverete a passare da queste parti, venite qui a mangiare e a dormire perché si sta benissimo. Il piano di oggi è quello di tornare a Prati di Tivo, che si trova a circa 10 km sopra in montagna, e quest'oggi andremo insieme a Tom, Paul, Ed e Matt. Andiamo a cercare una cascata, la cascata del Rio Arno dentro la Val Maone. Sarà anche oggi un'avventura molto bella, per cui restate con noi e seguiteci in questa giornata davvero incredibile. Però quella consumava... Good morning, Paul. Good morning, good morning. How was your night? That's all I shall say about that. What happened? One of the calmest nights he's ever had. Best I- night's sleep. Yeah? It Did was the room like vibrate? volcano was going off. Really? Yeah. Oh, Eruption. good for you. Hey Tom, how was your day yesterday? Yeah, it was pretty epic, really. Ah. Yeah, just that place is just. It's hard not to take good shots there, Yeah. not it? It's just too good a view. Did you enjoy Gran Sasso Mountains? Yeah, I loved it. Yeah. Yeah, it's just Big. Yeah, dominant. It's just and the leading line up to. Okay. It's perfect. Great. Tom ha il nostro amico Tom Peters ha un canale YouTube, prima si chiamava Photo Ninja, adesso è Tom Peters Photography. Vi lascio in descrizione il link per andare a seguire il suo canale. Oggi andremo a fotografare insieme a tutti i nostri amici nella Val Maone e sarà sicuramente una giornata molto interessante, di scoperta sicuramente per loro. Seguiteci.
Una breve passeggiata ci ha portato qui sotto al Corno Piccolo. Qui c'è quel famoso tronco che fotografo spesso in questo posto, ma oggi la luce non è buona, infatti siamo contro luce. Andremo in questo momento da quella parte, dentro la Val Maone, alla ricerca del Rio Arno, delle cascate del Rio Arno. Ci dovremo rendere conto della situazione della neve senza metterci nei guai, e lì è dove quest'inverno ci siamo fermati con Melody ed Alessandra, perché la neve era troppo pericolosa, ma adesso la neve è tutta sciolta, per cui credo che questa mattina riusciremo a fotografare le cascate. Magari al ritorno riusciremo a fare delle fotografie qua con questo tronco, usandolo come una linea guida verso la montagna. What do you think, Matt? Oh, I love it. Ed, Pretty cool, isn't it? Paul Gorgeous, gorgeous. and Tom. No words, mate. No words. Perfect. L'escursione di questa mattina ci sta prendendo più tempo del previsto, perché ci fermiamo spesso a fotografare gli alberi. Guardate quanto è bello questo esemplare qui isolato, ci sono degli alberi illuminati da quella parte. Il pizzo di intermesoli crea delle composizioni con le ultime lingue di neve che scendono verso la valle, e il Picco dei Caprai, che è veramente una montagna stupenda. La cascata del Rio Arno sarà poco dietro quegli alberi lì, e manca davvero poco, ma ci fermiamo ogni 2 minuti a fare delle fotografie. È veramente un paesaggio incredibile. E il luogo qui è davvero molto bello, guardate, la cascata del Rio Arno parte da lì sopra, ci sono diversi salti di roccia fino ad arrivare qui in questo piccolo laghetto, piccola vasca qui sotto. Poi l'acqua scende, si infila da quella parte per la captazione dell'acqua. Fare delle fotografie in questo punto e in questo momento è molto difficile. Credo che utilizzerò una lente un po' più stretta, magari un teleobiettivo, per andare a isolare delle zone, delle cascate, delle piccole cascate lì in alto, da quella parte. Posso dirvi che è davvero abbastanza complicato, ma vediamo che cosa si può fare. Ho trovato questo punto per posizionare il cavalletto, andrò a fotografare lì in alto con un polarizzatore e probabilmente un filtro NT64 per allungare leggermente i tempi di esposizione. Quando sono alle cascate cerco di non superare mai un quarto di secondo, non andare oltre a un secondo di esposizione, altrimenti la cascata si brucia, diventa tutto un fascio di luce bianca senza significato. Cercherò di mantenere un po' la texture dell'acqua, anche se la condizione in questo momento è davvero complicata. Vediamo cosa riesco a fare con il nuovo filtro polarizzatore. Sarà dura, ma ci provo.
impiegato circa 45 minuti per tornare dalla cascata del Rio Arno fino alla macchina. Lì dietro c'è il Corno Piccolo e quindi non so quali saranno i piani per il pomeriggio. Forse mangeremo qualcosa qui intorno a Prati di Tivo, forse andremo a riposarci un po' in albergo, perché sono state 4 lunghe giornate per loro. Sono 4 giorni che sono in giro per l'Abruzzo e per Campo Imperatore. Allora vi consiglio di andare a cercare i nostri amici su internet, su YouTube. Abbiamo Paul Thompson, Tom Peters, Matt Bishop e Ed Rose. Ok, tutti quanti hanno dei bellissimi canali YouTube. Ed è un bellissimo, veramente di alto livello, un profilo Instagram che vi consiglio di andare a vedere. E io vi ringrazio per essere stati con noi, per averci tenuto compagnia questi 2 giorni qui a Prati di Tivo. Per adesso veramente dal Gran Sasso, dai nostri amici dall'Inghilterra, per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!